Toyotaro fillerizza il film superhero in maniera fedele. Allora, è uscito il nuovo capitolo di Dragon Ball Super pochi giorni fa, il capitolo 97, l'arco attuale sempre disegnato da Toyotaro è l'adattamento del film Dragon Ball Super Super Hero. Non c'è molto da dire su questo capitolo, si legge bene, offre secondo me disegni niente male, devo dire alcune tavole abbastanza ispirate, e sostanzialmente Toyotaro ha adattato una parte del film e una parte invece è originale. In pratica la prima parte del capitolo è una sua aggiunta che riprende laddove finiva il precedente, dove Goten e Trunks travestiti dai Saiyaman attaccano Cell Max. Questa parte aggiuntiva si allinea molto a quelle precedenti, cioè è un tipo di riempimento che però non cambia la natura di ciò che sta adattando, cioè lui aggiunge quella parte in mezzo e appena si conclude riprende esattamente da dove ha lasciato, cioè dal film. Quindi un tipo di riempimento di fillering, come l'ho chiamato io in un mio shorts, molto simile a quello che si utilizzava in Dragon Ball e Dragon Ball Z da parte degli animatori di Toei Animation, o come in altri anime della stessa levatura, come possono essere Naruto, Naruto Shippuden, One Piece, Inuyasha e così via. Vabbè, Goten e Trunks attaccano un po' Cell Max, si trasformano in Super Saiyan, lo mettono in difficoltà perché Cell Max non si è ancora abituato ai movimenti, come fa notare uno dei Gamma, un po' come succedeva con lo scambio dei corpi tra Ginyu e Goku, quando Ginyu usò la Body Change, lo sdoppiamento, scambiandosi corpo con Goku e rendendosi conto solo dopo che non era in grado di usufruire del massimo del potere di Goku né di utilizzare la tecnica del Kaioken perché non si era ancora abituato a usare quel corpo, mente e corpo non erano allineate e quindi più passa tempo e più Ginyu riesce ad usare meglio il corpo. La stessa cosa fa Goku con il corpo di Ginyu, che inizia ad aiutare anche Vegeta e Gohan. Questa era una curiosa aggiunta dell'anime. Ma Ginyu non lo sapeva che c'era questo problema? Non l'ha mai usata la tecnica? Ma vabbè, questo è un altro discorso. Tornando a Super. Insomma, dopo che Goten e Trunks fanno il loro show mettendo in difficoltà Cell Max per 5 secondi, mentre Gohan, Piccolo e gli altri non c'erano riusciti, logico. Niente, a questo punto, come nel film, fanno la fusione e gli riesce male. Ora, Toyotaro ha fatto la scena uguale al film, perché come ho detto anche in un precedente video, in questa saga lui è molto fedele. E quindi ovviamente c'è la gag di loro che sbagliano la fusione e creano il Gotenks, quello lì grasso, per la prima volta in versione da adulta. Io dico, ma non vi siete anche un po' cacati il cazzo di mettere questa gag? Basta, è dallo speciale del 2008 che la mettono. E là Son Goku e i suoi amici sono tornati. Basta! Ma poi io dico, almeno non fate più questa cosa che loro sbagliano la posa. Certo, è vero che Goten e Trunks magari, siccome sono passati gli anni, non l'hanno più fatta. Però io dico, nel film non potevano inventarsi, che so, che magari con gli scossoni di Cell Max, muovendo il terreno, i tremori, sbagliavano così, senza fare di nuovo che sbagliano la fusione perché non la fanno da tempo. E un'altra cosa che imputavo al film, non potevano fare che Goten e Trunks si fondevano in stato di Super Saiyan e così vedevamo il Gotenks grassone in Super Saiyan. Sarebbe stato fico. Non mi ricordo se poi nel film si trasforma, non mi sto ricordando. Nel manga non si trasforma, prova a trasformarsi ma non ci riesce. Però sarebbe stato carino vederlo trasformato magari anche per 2 secondi. E niente, poi Gamma spiega che basta colpire Cell Max sulla sommità della testa. Il problema però è che loro lo attaccano ma non gli fanno niente. E niente, il capitolo si conclude quando uno dei Gamma individua il dottor Edo che è ancora vivo. Insomma, che dire, si attesta al livello dei capitoli precedenti. Racconta molto poco, so per essere 40-45 pagine, e si legge.
Carina una scena in cui Trunks e Goten fanno la posa eroistica insieme a Gamma 1 e Gamma 2, perché infatti si scopre che il Dottor Edo si è ispirato a Goten e Trunks per creare i due robot. Ok. E voi l'avete letto il capitolo? Fatemi sapere cosa ne pensate e iscrivetevi al mio canale, mi raccomando.